Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di novembre 2022. Abbiamo la carta del giudizio, amici del cancro. Qui si parla di presa di consapevolezza. Probabilmente per qualcuno arriverà la comprensione di una determinata situazione, di una relazione, di quello che potrebbe essere il vostro vissuto, diciamo anche fino a qui, perché quando c'è il giudizio è sempre un qualche cosa che fa riferimento a eventi che si sviluppano nel lungo periodo. In effetti è anche una carta che fa riferimento ai nostri avi, al passato, al nostro karma, ma andiamo a vedere più nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve, il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, poi trova sotto nella descrizione del video il mio indirizzo email. Allora, iniziamo con la carta del matto, poi abbiamo un 10 di spade al contrario e un fante di spade al contrario. La carta del matto mi dice che qui c'è stato un inizio, c'è un inizio, è un arcano numero 0, quindi qui si parla di chiusura di cicli e inizio nuovi cicli. Per qualcuno si tratta di una nuova avventura, magari avete conosciuto una persona da poco. Questo 10 di spade al contrario però mi dice che qui c'è ancora la necessità di chiudere un determinato ciclo e normalmente fa riferimento a un ciclo di sofferenza, ehm, anche a un ciclo, diciamo, di modo di pensare che crea sofferenza. Abbiamo poi questo fante di spade al contrario, per qualcuno potrebbe rappresentare la persona di interesse, per qualcun altro magari un figlio. E qui sento, lo andiamo a vedere poi dopo meglio spiegando nelle varie linee, però ehm, è un po' come se ci fosse come vi posso dire, un voler indirizzare un po' troppo la situazione. Abbiamo poi un 8 di spade, quindi tante spade ragazzi, e un altro 5 di spade. Tanta mente in questa seconda parte di novembre, per quello che riguarda gli affetti, probabilmente qualcuno... l'otto di spade è sempre una carta che parla di autoboicottaggio, di pensieri negativi, ma avendo la carta del giudizio qui, sento che qualcuno si butterà in un nuovo tipo di percorso. Guardate, c'è anche il 5 di spade. Tanta mente, ripeto. Fatemi vedere come finisce la stesa, per piacere. Perché il 5 di spade mi parla sempre di quelli che potrebbero essere in questa immagine, in questo mazzo, fa vedere una persona che si specchia, no? Perché in un certo senso fa riferimento alle proiezioni o manipolazioni mentali anche il 5 di spade. Il 5 di spade in realtà è una carta che parla di conflitti mentali o conflitti verbali, cioè sono quei conflitti che quando, quei diverbi, quelle discussioni, insomma, che fondamentalmente non portano da nessuna parte, cioè non sono discussioni che si creano per trovare un punto comune, per trovare una soluzione, ma nella discussione in sé importa chi vince il litigio. Non è tanto importante quanto il trovare la soluzione, ma chi vince il litigio. Quella è una vittoria della mente. Il fatto di vincere il litigio, ma che poi in realtà non ci sia nessuno dei due che ne risulti vincitore, perché un accordo non si trova. Ehm, Andiamo poi avanti con un 6 di bastoni, quindi potrebbe essere che una volta che prendiate consapevolezza di quelli che sono stati tutti i meccanismi mentali, con i 6 di bastoni arrivi un riconoscimento. Per qualcuno si tratta di riconoscere se stessi, di riconoscere una determinata situazione, perché comunque abbiamo la carta del giudizio, una carta che parla di risveglio. E poi abbiamo la carta del mondo al contrario, quindi anche qui ragazzi si inizia a percepire un certo tipo di cambio, un certo tipo di completamento. L'arcano del matto è il matto si può mettere sia all'inizio degli arcani maggiori che alla fine, quindi indica sia l'inizio che la fine. E comunque anche il mondo è una carta di fine ciclo.
ed è la carta prima scusatemi, la carta dopo del giudizio, perché è un numero 21 e questo è un numero 20. E il numero 20 è composto da 2 10, quindi qui ragazzi c'è la chiusura, il compimento, la presa di consapevolezza del perché di questa sofferenza che vediamo qui nel 10 di spade, secondo me. Ripeto, se fosse single, adesso lo andiamo a vedere i single, però per qualcuno si potrebbe trattare di una nuova avventura e per qualcun altro si tratta di una persona che ritorna da lontano, diciamo così. Se non è una persona potrebbero anche essere semplicemente i pensieri o le paure di cui ci parla l'otto di spade, ok? Andiamo a vedere per i single. Io intanto vi dico che ho già iniziato a pubblicare le previsioni per il 2023. Trovate sempre tutto nelle playlist. C'è una prima previsione che è quella generale e poi ne seguono altre tre che sono degli approfondimenti sulla prima lettura. Ho pubblicato già quelle sulla crescita spirituale, quelle sull'amore e prossimamente poi uscirà anche quella sul lavoro e l'economia. Allora, per i single cominciamo con un 2 di spade, un re di spade al contrario e un re di coppe, quindi qui c'è una scelta da dover fare, c'è un bivio, c'è una sorta di indecisione sul se iniziare o meno un qualche tipo di, o se chiudere un qualche tipo di cerchio, qualche tipo di sofferenza. Diciamo che il 10 di spade potrebbe essere riferito a questo re di spade, che magari è una persona, diciamo che vi lasciate indietro o che non è presente in questo momento. Se non fosse una persona potrebbe essere la vostra attitudine, eh, che necessita, che ha bisogno, secondo me, mm, di essere ricalibrata, ristabilita. È come quando c'è un re di spade al contrario, c'è una sorta di confusione mentale. Lo vediamo anche un pochettino qui con il 5 di spade. Probabilmente per o questa serie di pensieri che voi avete, anche dovuti all'8 di spade, oppure proprio per una questione per il momento, diciamo, da dove state arrivando. Il re di coppe lo sento molto collegato con questo, giustamente è anche sotto, questo fante di spade. Io credo che sia la persona o una persona che voi avete in testa in questo momento. Eh, per molte persone potrebbe essere qualcuno del passato, avendo la carta del giudizio. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo la carta della luna, nostalgia, quindi sì, secondo me potrebbe essere, eh, diciamo, una sorta di scelta, questo 2 di spade, tra il vecchio e il nuovo, tra quello che lasciate e quello che, o quello che avete lasciato e quello che avete adesso, insomma. C'è una sorta di nostalgia con la luna, si può parlare anche qui di proiezioni, guardate qua, abbiamo il mago e la carta del diavolo, datemi anche l'ultima carta per piacere, e abbiamo un cavaliere di bastoni. Ehm, sì, il mago con questo 5 di spade sento che è un po' come il fate attenzione a che cosa state manifestando, perché comunque ragazzi, quando si manifesta è sempre meglio farlo da una vibrazione alta, perché quando si manifesta da una vibrazione bassa si manifesta con quel tipo di vibrazione, quindi si manifesta qualche cosa che ha una vibrazione comunque tendenzialmente bassa. Qui avete la luna, avete il 5 di spade, avete l'8 di spade, avete il 10 di spade, avete la carta del diavolo. Sento che c'è un'energia un po' così, un po' letargica, mi viene anche quasi da dire, un po' condizionata e giustamente con il 5 di spade ha senso. Per qualcuno questo diavolo può fare riferimento a delle tentazioni, perché ho la sensazione che questa persona che voi potreste conoscere o che avete in testa comunque potrebbe già avere una famiglia, potrebbe già, diciamo, avere una sua realtà, ecco, ed è un po' questo che vi fa pensare, che vi fa sentire magari anche condizionati con questo diavolo, insomma. Diciamo che c'è questo cavaliere di bastoni alla fine della lettura e il consiglio è un po' quello di muoversi, di fare qualcosa. È anche una carta di forte passione, il cavaliere di bastoni. Quindi qui ci potrebbe essere qualche tipo di inizio legato a una forte passione. Anche da un punto di vista mentale, vi ricordo che qui eravate tanto nella mente e quando c'è la carta del diavolo si parla di potere mentale.
Fate attenzione, avendo queste due carte, se siete voi che state cercando in qualche modo di controllare o di condurre in un modo un po' troppo forzato qualcuno a fare qualcosa, ok? Perché c'è il rischio che siate voi qui a spingere un po' troppo le cose. Scrivetemi poi come vi risuona nei commenti. Ok, andiamo a vedere le persone che sono in una relazione. Se proprio non aveste nessuno, né come ex, né come, diciamo, persona o conoscenza, ehm, anche se secondo me sì, qualcuno in testa ce l'avete, però fate attenzione a cosa manifestate, perché ho la sensazione che qualcuno manifesti dalla vibrazione del bisogno piuttosto che dalla vibrazione dell'amore. Cioè, è più un ho bisogno di qualcun altro, universo, dammi qualcuno che mi renda felice, piuttosto che ho tanto amore da dare, dammi qualcuno con cui poterlo condividere e creare una relazione sana. Ecco, occhio a come pensate, a come manifestate. Va bene, andiamo a vedere le persone che sono in una relazione. Anche qui, wow, due figure. Abbiamo un re di bastoni, un re di coppe che era già uscito qui e un due di coppe. Quindi anche qui, ragazzi, ho questa sensazione che ci sia come un amante, come una seconda persona alla quale si stia pensando. Ho come la sensazione che si voglia qualche cosa in più. Se non dovesse essere quella la vostra situazione, sento che comunque c'è bisogno di qualche cosa in più, c'è bisogno di ritrovare un'armonia a livello di coppia, di ritrovare magari un accordo comune, un modo di camminare insieme più che uno che controlla l'altro. È come se doveste cercare una linea guida comune. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Ruota della fortuna. Sì, qui c'è bisogno anche qui, perché la ruota della fortuna è una carta di cambiamento come anche quella del giudizio. C'è bisogno, ecco, infatti c'è bisogno di rinascere, stavo dicendo. Abbiamo la morte al contrario. È necessario fare un cambio o è necessario fare un taglio nel caso abbiate veramente due persone presenti nella vostra vita. Guardate, non è detto che siano due persone a livello romantico, potrebbero anche essere, per esempio, vi faccio un esempio, però la vostra persona di interesse o il vostro partner, insomma, è un genitore e voi in mezzo che dobbiate cercare di mediare o che dobbiate cercare di scegliere una soluzione piuttosto che un'altra. Ecco, è un po' questo anche il senso, non è necessariamente un rapporto romantico, ok? Quindi non vi spaventate, però sì che c'è bisogno di cambiare qualche tipo di attitudine, brutta abitudine, perché comunque abbiamo anche il diavolo per i single, quindi un po' il 5 di spade che sento comunque collegato. C'è una sorta di attitudine mentale da cambiare. Andiamo avanti, vediamo. Ok, abbiamo un 9 di coppe, un 7 di coppe, qui si è girato un 8 di pentacoli. Quindi alla fine del periodo, alla fine di novembre, c'è un 9 di coppe, c'è una sorta di appagamento. In questo mazzo non è molto felice il 9 di coppe, nel senso che parla un po' di eccessi e guarda caso è venuto fuori sotto la carta del diavolo che avevano i single, però è una carta comunque di compimento, di festeggiamento, di possibilità che si aprono, mi verrebbe da dire, con questo 8 di pentacoli che parla di quotidianità. Sì, sento che qui c'è bisogno di celebrare, ragazzi, c'è bisogno di celebrare, di benedire, mi dicono. Benedite quello che già avete e fatelo insieme, fatelo in coppia. C'è un po' probabilmente da ritrovare una sorta di sprint, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere con i Ching dell'amore. Andiamo a vedere che cos'altro vi vogliono dire. Un ultimo messaggio finale. Wow! Prima carta. Carta numero 46, il sesso.
Lo metto qua vicino ai single perché hanno il diavolo, ok? Poi abbiamo la trasfigurazione, carta numero 63, e l'amicizia 58. Guardate, in realtà le metto così perché ho come la sensazione che abbiano un senso lette proprio una di fronte all'altra. E io credo che questo riguarda un po' più i single forse, però il tipo di relazione che avete instaurato probabilmente ehm, o è stata trasmutata da relazione, diciamo principalmente fisica, in una relazione di amicizia, quindi diventa qualcosa di più profondo, potrebbe diventare qualcosa di più profondo, oppure potrebbe anche essere il contrario, una relazione di amicizia che integra il sesso e che quindi va, diciamo così, ad un livello più profondo. In realtà qui con questo 2 di coppe sento molto un'unione, quello che si vorrebbe un equilibrio. La vedo anche in un altro modo, visto che entrambe le letture, sia i single che le persone in coppia, hanno due figure. Adesso prendo queste perché sono più comode, però potrebbe anche essere che con queste due figure, ehm, con una figura ci sia una profonda emozione, una profonda amicizia, un profondo sentimento platonico magari anche, e invece con quest'altra persona ci sia una profonda intimità. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi per la seconda parte di novembre. Direi che comunque tutto sommato è un buon periodo. Io spero che la lettura vi abbia aiutato. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere rimasti qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!